Questa è proprio la borsa perfetta per le amanti dei fiori. Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa, anche se in realtà lo stile Masa lo abbiamo già visto diversi anni fa, però ve la ripropongo in maniera differente. Il progetto di qualche anno fa era realizzato con pannelli lavorati su rete, questa volta ve la propongo con mattonelle in stile granny molto semplici, ma con questa rifinitura di fiorellini che va ad impreziosire ancora di più il progetto, lo rende molto primaverile e estivo, soprattutto se siete amanti dei fiori, quindi vanno a dare proprio un tocco particolare alla borsa. Per quanto riguarda il manico, ho utilizzato un manico già pronto, ma si può tranquillamente realizzare all'uncinetto, ma cosa principale per questo progetto, potete utilizzare tutti gli avanzi di filato che avete. Io ho utilizzato Inda Matte e Inda, filati comunque utilizzati per progetti precedenti, e un manico che comunque avevo in casa, sempre Borgo dei Pazzi. Trovate il link diretto al sito Borgo dei Pazzi nel box informazioni qui in basso, insieme al mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito, quindi potete tranquillamente fare scorta di filati. Progetto comunque molto semplice, personalizzabile per quanto riguarda sia le dimensioni che ovviamente le colorazioni. Non l'ho foderata, ma nel box informazioni qui in basso vi lascio il link per il mio tutorial di fodera a pannello, perché vanno foderati tutti i pannelli singolarmente. Vi ho comunque spiegato tutto durante il tutorial, quindi non ci perdiamo in chiacchiere. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e supportarmi in maniera gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa borsa fiorita e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato un totale di circa 400 grammi di filato. Ho utilizzato quindi il pannel verde che sono Inda Matte, mentre questo rosso melangiato che è il cordino Inda. Trovate i codici colori nella descrizione in basso al video. Un manico intrecciato Inda, un bottone magnetico. Lavorerò il tutto con l'uncinetto 3,5, ago da lana, e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Per realizzare la nostra masa dovremo andare a lavorare 3 mattonelle tutte uguali. Ovviamente io ve ne mostrerò una, le altre 2 le realizzerete da sole, quindi in modo veramente molto semplice facciamo un anello magico che bloccheremo con una catenella in questo modo, a cui aggiungiamo altre 2 catenelle, quindi questa fungerà da prima maglia alta. Procederemo lavorando all'interno dell'anello magico altre 2 maglie alte, una e 2. Facciamo poi 2 catenelle che saranno quelle di separazione e andiamo a lavorare sempre all'interno dell'anello magico 3 maglie alte, una, 2 e 3. Di nuovo 2 catenelle e andiamo a ripetere 3 maglie alte più 2 catenelle fino ad ottenere 4 gruppi da 3 maglie alte. Ok, lavorati i 4 gruppi di 3 maglie alte, chiudiamo l'anello magico tirando per bene questo filo. Poi lavoriamo una catenella e andiamo a chiudere con una mezza maglia alta nella terza catenella delle 3 iniziali, quindi esattamente qui mi inserisco e vado a lavorare una mezza maglia alta. In questo modo mi ritroverò esattamente al centro dello spazio e ripartirò proprio da qui. Lavoro 3 catenelle che mi sostituiscono sempre la prima maglia alta,
e lavoro una maglia alta proprio all'interno dello spazio. Quindi questo è l'avvio del mio lavoro ad ogni giro. Procedo lavorando una maglia alta nello stesso punto in cui ho lavorato la mezza maglia alta, perché risulta essere la prima maglia alta sottostante disponibile. Poi procedo lavorando una maglia alta nei due punti successivi sottostanti, quindi dovrò lavorare una maglia alta in ogni punto sottostante. E quando mi ritrovo lo spazio, al suo interno lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso spazio, 1 e 2. Proseguo poi lavorando una maglia alta nei 3 punti sottostanti, e poi di nuovo nello spazio di 2 catenelle lavoro l'aumento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte nello stesso spazio, e questo aumento va lavorato in ogni spazio di 2 catenelle. Andiamo quindi ad ultimare il giro lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante e l'aumento formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte in ogni spazio di 2 catenelle. Ci rivediamo al termine. Ci ritroveremo in questa situazione: ho lavorato le ultime 2 maglie alte, devo andare a chiudere il giro e lo farò come nel giro precedente, quindi una catenella più una mezza maglia alta nella terza catenella delle 3 iniziali. Mi inserisco e lavoro una mezza maglia alta. In questo modo mi ritroverò al centro dello spazio e proseguirò sempre nello stesso modo, quindi avvio il mio lavoro lavorando le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una maglia alta nello spazio e poi procedo lavorando una maglia alta per ogni punto sottostante fino ad arrivare nello spazio successivo. Ricordiamoci di lavorare anche nella terza catenella delle 3 sottostanti, quindi dove abbiamo chiuso con una mezza maglia alta, perché risulta come maglia alta. E poi nello spazio di 2 catenelle andiamo a fare l'aumento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. In questo modo procederemo in questo modo per tutto il giro e per i giri successivi. Il totale di giri lo troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, che può esservi utile nel caso utilizzate un filato diverso, comunque se non vi trovate con il numero di giri. Quindi procediamo in questo modo seguendo sempre lo stesso procedimento e poi ci rivediamo al termine di tutti i giri. Una volta che avremo lavorato i 7 giri, quindi avremo lavorato tutta la nostra mattonella, misurerà esattamente 20 cm per 20 cm, ovviamente perché è un quadrato. Quindi per chiudere il nostro giro cosa facciamo? Lavoriamo 2 catenelle, poi andremo a tagliare il filo e a chiudere con asola di chiusura.
Lavorata questa mattonella dovremo lavorare le altre due nello stesso identico modo, quindi dovremo ottenere 3 mattonelle uguali. Una volta che avremo lavorato le 3 mattonelle dovremo andarle ad unirle e cucirle insieme, seguendo ovviamente questo disegno che ora vi mostro. Prendiamo il primo pannello e lo pieghiamo a metà e sarà la base. Ripeteremo ovviamente lo stesso procedimento anche per le altre 2 mattonelle, lo pieghiamo sempre a metà e andrà posizionato in questo modo, e l'ultimo sempre nello stesso modo lo posizioneremo sull'altro lato, quindi più o meno il disegno sarà questo della borsa. Le cuciture le farò dall'interno, quindi sul rovescio. Quindi con lo stesso cordoncino e l'ago da lana ci andiamo a fissare il filo all'interno . Qui sull'angolo abbiamo 2 catenelle, noi dobbiamo uscire dalla seconda. In questo modo andiamo a prendere l'altro pannello, li posizioniamo dritto contro dritto. Anche in questo caso andiamo a prendere la seconda catenella, quindi qui abbiamo la prima catenella e la seconda. Noi entriamo in questo modo e rientriamo nella seconda catenella dell'altro pannello, quindi li andiamo ad unire insieme in questo modo. Faccio una doppia passata ed ovviamente prenderò solo la metà catenella esterna. Qui ovviamente abbiamo lo stesso numero di punti, quindi noi andiamo ad unire le metà catenelle esterne punto per punto. Arrivati in questo punto dovremo proseguire anche su questo lato, quindi la cucitura sarà in questo modo. Io ora procedo, qui ho le catenelle e vado a cucire anche tutto questo lato fermandomi alla prima catenella che incontro. Terminata questa cucitura, come potete vedere ora continuo con lo stesso filo, poi se dovesse finirmi mi riaggancio con un nuovo filo e cucio anche l'altro pannello che posizionerò esattamente in questo modo. Il rovescio ce l'ho in basso, questo è sempre rovescio, io mi aggancio in questo modo, dovrò andare a cucire questi due lati insieme e poi questo lato qui lo dovrò cucire su questo lato. Possiamo, volendo, fissarlo con un marcapunti. Quindi ora parto dalla seconda catenella perché mi sono fermata nella prima, entro nella seconda che è esattamente questa qui ed entro nella seconda catenella dell'altro pannello, quindi esattamente qui, ed inizio a cucire sempre punto per punto perché il numero di punti è lo stesso su tutti i pannelli. Bene, arrivati in questo punto tolgo il marcapunti e proseguo cucendo anche questo lato in questo modo fino alla prima catenella disponibile, quindi mi dovrò fermare esattamente qui nell'angolo che si è creato. Ho terminato la cucitura, vado a fare un'ultima passata nell'ultimo punto che ho lavorato e poi vado a bloccare e nascondere il filo tra le maglie. A questo punto non ci resta che andare a rovesciare il nostro lavoro.
Ed ecco qui, questo sarà il risultato provvisorio ovviamente del nostro corpo borsa, ma la forma già si intravede. Ora dobbiamo andare a realizzare il manico, ma soprattutto rifinire tutto il bordo in maniera un po' particolare e diversa dal solito. Vediamo subito come fare. Ovviamente potete anche saltare questo passaggio e passare direttamente alla creazione del manico, se volete tenere il modello Masa ovviamente nella versione originale. A questo punto quindi prendo il colore verde o comunque un colore che volete utilizzare. Ovviamente per la base delle roselline io utilizzerei comunque il verde. Faccio un cappio, mi tengo il filo sull'uncinetto e mi vado ad agganciare in un punto qualsiasi sul bordo, è indifferente. Io mi inserisco proprio nel primo punto disponibile, quindi nella seconda catenella, in questo modo, e faccio una maglia bassa. Vado a lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 2 punti e vado nel successivo, lavoro una maglia bassa, poi di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 2 punti, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa. Continuerò in questo modo per tutto il bordo libero, quindi proprio vado a contornare tutto il bordo della mia borsa in questo modo. Quindi ci rivedremo al termine, esattamente quando saremo arrivati in questo punto e avremo terminato tutto il giro. Che una volta che avremo terminato il giro facciamo l'ultima maglia bassa, dopodiché per chiudere questa fessura qui vado semplicemente ad inserirmi in questo punto qui e faccio una maglia bassissima. In questo modo sarà tutto ben chiuso il lavoro. Tagliamo il filo e andiamo a nasconderlo tra le maglie. A questo punto non ci resta che andare a creare i fiorellini. Non faremo dei fiorellini veri e propri perché voglio semplificare il lavoro proprio per le principianti, quindi andremo a lavorare semplicemente dei punti puff all'interno di tutti gli spazi formati dalle catenelle. Ora vi mostro come. Prendo un altro filato sempre avanzato da progetti precedenti, in questo caso utilizzo Inda in questa sfumatura bordeaux e marroncina. Faccio un cappio, mi inserisco entrando in una delle catenelle che ho qui, prendo il filo, faccio una catenella e allungo il filo, carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare all'interno di questo spazio un puff di 4 gettate, quindi 1, 2, 3 e 4. Avrò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 asole sull'uncinetto. Li vado a chiudere tutte insieme, faccio una catenella e ne faccio altre 2 che andrò a chiudere con una maglia bassissima sempre nello stesso spazio, in questo modo, e si creerà questa sorta di tulipano, diciamo. A questo punto allungo un po' il filo, mi inserisco dall'interno verso l'esterno nello stesso spazio e vado a prendere proprio questa asolina che devo portarmi sullo spazio successivo, però non lo posso fare da davanti perché altrimenti verrebbe un altro tipo di lavorazione, quindi me la sono portata sul retro. Ora mi inserisco nello spazio successivo, prendo l'asolina, faccio una catenella, la porto su e vado a fare un altro puff di 4 gettate, quindi 1, 2,
3 e 4. Avrò sempre le 9 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme. Facciamo una catenella più 2 e le andiamo a chiudere sempre con una maglia bassissima nello stesso spazio. Verranno tutti questi puff ovviamente divisi dalla lavorazione verde che abbiamo fatto prima. Ora, stesso procedimento, allunghiamo un po' la solina, ci portiamo la solina all'interno entrando nello stesso spazio. Poi ci inseriamo nello spazio successivo, prendiamo il filo, tiriamo se necessario, facciamo una catenella che allunghiamo e di nuovo un altro puff da 4 gettate. Questo procedimento ovviamente andrà ripetuto in ogni spazio di 3 catenelle. Continueremo quindi in questo modo per tutto il bordo fino a ritrovarci qui. Volendo, per realizzare il fiorellino potete utilizzare anche questa variante che io ora sto utilizzando per tutto il resto della borsa. Invece di passare il filo, quindi la solina, all'interno dello stesso spazio, allungo il filo dopo aver fatto la maglia bassissima, inserisco l'uncinetto nello spazio successivo, mi vado a prendere l'asola, ripeto ovviamente lo stesso procedimento, quindi faccio una catenella e l'allungo, un punto puff di 4 gettate, ho sempre le 9 asole sull'uncinetto che vado a chiudere tutte insieme, faccio una catenella e poi vado a fare una maglia bassissima esattamente in questo piccolo forellino che si crea, più 2 catenelle che vado a chiudere con maglia bassissima nello stesso spazio. In questo modo il fiorellino vi resta un pochino più appuntito, quindi potete scegliere tra le due varianti. Bene, una volta che avremo contornato tutto il nostro bordo con questi carinissimi tulipani, possiamo tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. A questo punto vado ad applicare la chiusura magnetica. Io applicherò questo bottone che va cucito. Ovviamente potete personalizzare la vostra borsa come volete, quindi potete anche cambiare il tipo di chiusura, fare una fascetta e mettere una chiusura a cartella per esempio, ma ve lo sconsiglio, è meglio mettere un bottone magnetico all'interno. E per quanto riguarda la fodera, prima non ve l'ho detto, questo tipo di borsa va foderata a pannello, quindi quando ancora dobbiamo andare ad assemblare tutti i pannelli insieme andiamo a foderare pannello per pannello, ritagliando un pezzo di tessuto delle stesse dimensioni della mattonella. Quindi una volta foderato poi si va a cucire e avremo una borsa ben foderata senza problemi. Nel box informazioni trovate il mio tutorial riguardo la fodera a pannello. A questo punto quindi vado ad applicare la mia chiusura che va semplicemente cucita, quindi cucirò una parte sul lato e una parte sull'altro in questo modo. Bene, ho cucito anche la chiusura. A questo punto non ci resta che applicare il manico. Io utilizzerò un manico pronto, di quelli intrecciati sempre in Borgo dei Pazzi,
che hanno già i moschettoni, quindi lo vado semplicemente ad applicare e non devo fare nient'altro. Se volete potete realizzarlo anche all'uncinetto, quindi realizzare un semplice manico all'uncinetto ma andarlo a cucire ovviamente all'interno, non all'esterno, perché andate a coprire i fiorellini, lo applicate all'interno e lo andate a cucire. Quindi io con il moschettone lo vado ad inserire proprio all'interno delle catenelle, dello spazio formato dalle catenelle qui. Faccio lo stesso anche sull'altro lato. Questo sarà il risultato finale, borsa terminata, super semplice, facile e veloce da realizzare. Sono molto soddisfatta del risultato, è venuta una borsa veramente molto carina. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente il progetto è personalizzabile secondo i propri gusti, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni, perché facendo delle mattonelle più grandi potete realizzare tranquillamente una borsa più grande. Stessa cosa se volete realizzare una mini bag, lavorate delle mattonelle più piccoline e realizzerete una piccola borsina. Per questo progetto ho utilizzato filati avanzati da progetti precedenti e sono tutti di Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni qui in basso vi lascio il link diretto al sito insieme al mio codice sconto di 5 euro, quindi potete utilizzarlo per tutti i filati presenti sul sito. Trovate tutte le info nel box informazioni qui in basso. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!